Ciao ragazzi, oggi sono partito per un lungo a piedi. Sono partito da un minuto e l'obiettivo è quello, andare in cima lì, che è il Monte Due Mani. Vediamo se ci riusciamo. È lunga. Dunque il giro che ho pianificato è circa 22 km per 1500 metri e l'obiettivo, un po' ambizioso forse, sarebbe quello di farlo in circa 3 orette. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non è una giornata bellissima oggi, c'è un po' di nuvolo e mi sono portato di tutto per coprirmi perché non ho voglia di prendere freddo, quindi ho un piuminetto e anche la giacca antipioggia. Vediamo, non dovrebbe piovere, però magari c'è vento e quindi niente, c'è un piccolo guado da fare quasi subito e spero che non sia troppo pieno il fiume, perché sennò già quello potrebbe essere un grosso problema. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, qua siamo in cima alla strada asfaltata che diciamo finisce nel rione di Bonacina, rione di Lecco, e inizia la strada delle Pozze, che è questa, e io ho fatto un'altra strada, poi comunque non ho fatto l'asfalto, vedrete il percorso su Strava, su Garmin Connect. E adesso penso di avere collegato di nuovo anche Wikiloc, che era tantissimi anni che non utilizzavo, quindi dovreste trovare anche lì la traccia. Un sentiero semplice adesso, poi faremo quel piccolo guado, non dovrebbe esserci troppa acqua, speriamo, e poi si inizia a salire davvero, e sono sentieri assolutamente poco battuti come piace a me, e quindi sono sentieri particolari. Poi prenderemo il sentiero che sale proprio alla cima del Due Mani, che costeggia e interseca più volte la ferrata del Due Mani. Chiaramente noi non faremo la ferrata, non ho il kit, non ho niente, poi vorrei cercare di correre un po', però è veramente molto bello. Ai ai, tocca bagnarsi i piedi. Non avevo voglia, ma mi tocca. Bagniamoci. Allora, per evitare scivolamenti stupidi o rischi inutili, sono entrato tranquillamente nell'acqua, tanto non fa ancora così freddo, per fortuna, da congelare. E questo è uno dei motivi per cui non ho mai comprato scarpe in gore, perché in casi come questi, se ti entra l'acqua nel piede non se ne va mai più. Invece con le scarpe normali, adesso non dico che sono già asciutte, ma sicuramente calde, perché il grosso dell'acqua è uscita. Adesso la calza, che però è un misto lana merino, quindi non trasmette troppo il freddo, è un po' inzuppata, ma asciugherà abbastanza in fretta, e nel giro di 10 minuti è come avere le scarpe e le calze sudate, quindi non cambia niente. Questo è il sentiero che sale verso il Passo del Lupo. Poi dal Passo del Lupo faremo un pezzettino della strada asfaltata che va a Morterone, prenderemo un altro sentiero che ci porta fino all'imbocco della ferrata del Due Mani, e poi da lì si sale fino alla vetta, come dicevo, costeggiando la ferrata.
Adesso corricchio un po', se no invece di 3 ore ce ne metto 5. Eccoci arrivati in cima al primo sentiero. Adesso noi dobbiamo andare a destra e qui imboscato c'è l'altro sentiero. Eccolo là in fondo, si vede il cartello. Ragazzi, sono a digiuno perché ieri sera, eccolo qua il cartello, e si sale di qua. Ieri sera ho mangiato un sacco di pizza e quindi stamattina sono partito a digiuno perché volevo evitare di appesantirmi ulteriormente, ma sto facendo una fatica boia. Tra poco mi mangio mezza barretta, così mi torneranno, spero, un po' le energie. Ok, si sale. Allora, ci sono da fare ancora un paio di tornanti sull'asfalto, dove la vista è questa, meraviglia, e poi subito qua sopra si prende il sentiero che costeggia la ferrata. Quindi siamo arrivati quasi all'attacco dell'ultimo sentiero. Ho mangiato un pezzettino di barretta e va un po' meglio. Finora non ho incontrato nessuno, come era prevedibile. Ho incrociato solo 2 camosci. Mi dimentico sempre di mettere la pettorina per la GoPro con la funzionalità, quella Sight, non mi ricordo come si chiama, quella che sostanzialmente consente di riprendere gli ultimi 5, 10, 20 secondi semplicemente schiacciando lo shutter. In quel modo avrei ripreso i camosci. Amen. Adesso dovremmo essere arrivati, se non ricordo male, vediamo, dovrebbe essere qua, o forse c'è un altro tornante, non mi ricordo. Vediamo. Ecco, è qua, c'è il cartello, eccolo qua, così si taglia l'ultimo tornante. Eccoci qua. Eccoci, lì c'è la strada dove tutti lasciano la macchina e noi prendiamo questa che sale vicino alla ferrata. Allora, sono sul sentiero che costeggia, vedete che è segnalato la ferrata, ma ragazzi non è per niente corribile, zero, anzi è molto esposto, e anche tratti come questo bisogna un po' arrampicare, niente di che, ma insomma non è, ecco, non è proprio forse per tutti, non me lo ricordavo così impegnativo dal punto di vista proprio delle roccette. Metto via la telecamera perché non mi sembra il caso di salire con una mano sola. Allora ragazzi, guardate che meraviglia di sentiero, guardate che roba, stupendo. Quelli sono i piani d'Erna, la Val Boazzo, qua sotto la strada che va a Morterone, qua inizia il Resegone e questo è il Monte Due Mani, sotto lì c'è l'Ecco con tutti i laghi. Meraviglia, meraviglia, veramente meraviglioso. Zero corsa su sto pezzo, proprio solo in alcuni brevissimi tratti. Speriamo che il sentiero del ritorno dall'altra parte sia più corribile.
po' troppo impegnativo questo, non lo consiglio, soprattutto per chi vuole correre. Se uno vuole fare un trekking un po' impegnativo ci sta, ma per correre proprio no. Allora ragazzi, per farvi capire il tenore del sentiero è questo, quindi occhio, chi volesse venire a farlo, sappiate che questo è quanto bisogna un po' arrampicare, quindi lo sconsiglio, come già detto, per chi vuole correre, sconsigliatissimo, non fatelo. Questo è il sentiero, la vista meravigliosa, la montagna, il proseguo del sentiero. Ormai siamo quasi sulla cresta della vetta e poi dovrebbe essere, spero, più semplice. Non me lo ricordo proprio, l'ho fatto proprio tanti anni fa e non me lo ricordo più. Se fossi stato consapevole che non si correva per niente sto pezzo, non l'avrei mai fatto. Almeno ormai siamo in ballo e balliamo, anche perché ormai davvero è 1 ora e 26 che sono in ballo, quindi dovremmo davvero essere agli sgoccioli. Allora, io sono salito da questo canalino, qua c'è l'ultimo pezzo della ferrata, panorama mozzafiato direi, e questo è il cartello di fine ferrata. Ripeto, io non ho fatto la ferrata assolutamente, non la farei mai senza il kit ferrata, casco e tutto l'occorrente. È questo sentiero che costeggia la ferrata, che permette a chi fa la ferrata, dovesse essere in difficoltà, di tornare indietro, o finire la ferrata e tornare indietro, o se è in difficoltà a metà ferrata tornare. Lo dico ancora per la 100ª volta: zero corribile, non fatelo. Fatelo se volete fare una simile arrampicata. Adesso non so bene, ma secondo me almeno un 3° grado di arrampicata c'è qua in alcuni tratti. Questo è il panorama, spettacolare ragazzi, spettacolare, spettacolare. La grignetta non si vede, il grignone non si vede, sono dietro con le nuvole. Adesso arriviamo in cima, l'ultimo pezzo di cresta dovrebbe essere bellissimo. Metto via però la telecamera, prudenza sempre, come diceva Nico Cereghini. Bello, eccolo lì il sentiero, ne manca ancora un po' arrivare in vetta, pensavo di essere più avanti, invece ci sarà ancora almeno una 20ina di minuti, credo, sperando che non sia tutta così, perché altrimenti sarà impegnativa. Si riesce a correre, anche perché con tutta quest'erba non si vede un cavolo di dove mettere i piedi. Sentiero 36, ecco il livello segnalato. Ecco lì sotto il bivacco Elisa, Cristina, non mi ricordo il nome di una ragazza, ma non mi ricordo, qua sotto Ballabio, i piani dei Resinelli, Lecco, e lì non so se si riesce a vedere, se indico giusto, ma c'è la croce di vetta, quindi è ancora lunga, e questo è il sentiero che sale. E niente, qua si continua ad arrampicare. Allora,
Quella è la strada che sale a Morterone. Questo è il sentiero, ragazzi, fate un po' voi. Ditemi voi se ve la sentite di venire a farlo oppure no. Ecco, questo è. Forse non è il caso. Sicuramente non per correre, questo lo ripeto per la 100.000.000esima volta. Se volete correre non venite a farlo. Guardate qua. E temo che sia un po' tutto così in vetta. Vabbè. Finalmente c'è anche un po' di sole, ecco il sentiero, poi va di là e sale. Uno spettacolo. Dove si incrocia ecco vedete quello che abbiamo fatto nel 63, escursionisti esperti, ferrata, buon Giuballabio. Ora non parla del rifugietto, del bivacco che c'è qua sotto, e noi ci metteremo ancora un po'. Nel frattempo il sole è andato via e si va piano piano, si raggiungerà la vetta. In teoria il mio giro prevede il rientro da sotto dalla Val Boazzo. Vediamo, ci metterò un'eternità perché sono a 1 ora e 45, non sono ancora in vetta. Vabbè. Eccoci arrivati in vetta, in mezzo alle nuvole, freddo cane, ed ecco il bivacco. Peccato che non si vede niente. Eccoci. Ciao. Eccoci, siamo nel bivacco. Purtroppo zero panorama, proprio zero panorama, fuori non si vede niente, tutto bianco. Ciao, ehi, c'è anche il cagnolino. Adesso mangio un'altra barretta, bevo un sorso d'acqua e schizzo via. 2 ore e 10 per arrivare in cima, troppo. Bisognerebbe avere la capacità di andare in montagna come loro. Ragazzi, guardate laggiù, che panorama, mamma mia ragazzi, che spettacolo infinito, che spettacolo. Qua inizia tutta la gente che sale dal sentiero di qua, che è molto più semplice, quindi c'è molta più gente. Sono scappato dalla vetta perché si gelava. Prima ne sono scappati un altro paio di camosci da qua, ma non li vedo più. Eccolo lì che mi guarda. Bellissimo. La natura è meravigliosa, ragazzi. Spero di riuscire a zoomare e di farvi vedere quanto è bello quel camoscio. Oh, ha fatto la cacca. Lo stagno. Spettacolo. Meraviglia qua. Sto scendendo dall'altro versante, adesso dovrei andare verso Morterone e la Val Boazzo. Sono in super mega ritardo perché sono 2 ore e 35 e non so se e come farò. Allora vediamo. Bocchetta di Redondello, Comune di San Pietro, Maggio,
Monte Due Mani, cacchio, il Monte Due Mani è 1666, non l'avrei mai detto che era così alto. Sono proprio un po' rimba. Ecco là che si vede la cresta finale, si vedono le persone sulla cresta finale, meraviglioso. Dopo magari faccio un po' di zoom e si vede meglio. Dicevamo, noi dovremmo andare verso la Forcella di Olino e strada per Morterone. Ormai siamo qui e ci tocca. Tra l'altro queste sono segnate anche come strade da fare con la bici. Mi chiedo come sia possibile, da dove si salga per arrivare qua con la bicicletta, ma no, non saprei. Forse è questa che va in là, non lo so. Boh, scendiamo. Che bello ragazzi, una meraviglia, veramente uno spettacolo, che meraviglia. E qua è bello anche da correre. Allora sono arrivato alla strada asfaltata, ho già percorso un 200-300 metri, eccola, si vede la vetta, dove eravamo prima un po' più libera. Adesso bisogna andare in direzione Morterone per andare a prendere il sentiero per la Val Boazzo. Siamo qua, sentiero di rientro ferrata, Val Boazzo. Dovrebbe essere questo. Antica mulattiera Vallavio Morterone, eccola qua. È questa, quindi si scende di qua, è ben segnalata comunque. 922. Si scende, si va in Val Boazzo, poi si risale e si arriva all'attacco della ferrata. C'è proprio una mulattiera larga che sale e arriva all'attacco della ferrata. Via di corsa che sono in mega ritardo. Che meraviglia ragazzi, mamma mia. Che spettacolo, una cascata stupenda. Speriamo che si riesca a prendere anche da sotto dopo. Bellissimo, qua il sentiero si può correre, è bello, anche morbido il terreno, quindi spettacolo. Spettacolo. Hanno fatto veramente un lavoro meraviglioso quelli del CAI, presumo. Tutta la segnaletica nuova, bellissima, anche le rocce, stupendo. Qua si incrociano i due sentieri, quello che arriva proprio dalla Forcella di Olino e quello che ho preso io, e adesso si scende giù in Val Boazzo. Ecco lì il Monte Due Mani, un po' più libero di prima, non è peccato, si vede bene la croce e si intravede anche il bivacco. Spettacolo. Purtroppo anche questo pezzo qua non è che sia proprio corribile, in mezzo a questa specie di canyon. Non è proprio è bello, è molto bello come paesaggio, ma è veramente poco corribile. Poi comunque dopo 3 ore e 10 quasi che sono in giro, non è che ho voglia di correre più di tanto su questo terreno, dove il rischio di farsi male, di fare anche solo una distorsione è elevatissimo, soprattutto quando si è stanchi, per cui non ho voglia di rischiare. Aspetto di arrivare giù in Val Boazzo, dove poi il sentiero diventa tranquillo e dove posso correre senza troppi rischi. Ormai dovremmo quasi esserci. Sento l'altro torrente, quando incrociamo quel torrente lì dovremmo essere arrivati, eccolo lì che si intravede. Siamo arrivati giù in fondo alla valle e poi dovrebbe essere tutta tranquilla. Poi risaliamo fin dove abbiamo preso il sentiero che costeggia la ferrata e da lì scendiamo dalla strada la strada che ho fatto a salire. Dovrei metterci, penso, da quel punto credo una mezz'ora, 40 minuti al massimo, se non cammino, se corricchio un po', insomma, se cammino ci metto di più, vediamo.
ormai siamo in ballo e si balla. Eccoci nel sentiero di fondovalle, è stupendo. Purtroppo appena sopra qua il sentiero era un torrente anche lui e era pieno di pozzanghere. Una dovevo per forza metterci dentro i piedi, il risultato, tada! Piedi bagnatissimi e sporchissimi. Tanto poi al ritorno devo rifare il guado fatto all'andata, quindi mi laverò le scarpe. Nel frattempo qualche passaggino del cavolo ancora, tanto per gradire e via. Però adesso ormai ci siamo, il brutto è passato, il difficile più che il brutto, e c'è il pezzettino qua, poi si sale un pezzettino fino all'attacco della ferrata e poi giù fino a Lecco. Bello questo giro, più lungo del previsto, ma bello. Eccoci in fondo alla Val Boazzo. Di qua si risale verso i piani Verna, il rifugio Marchette eccetera. Noi invece andiamo di qua, siamo arrivati da qua in mezzo a un disastro di acqua, infatti mi si sono lavate le scarpe, meno male. E noi invece saliamo, adesso c'è questo pezzetto di strada sterrata che risale, arriva alla strada asfaltata dove c'è l'attacco della ferrata, e poi noi rifacciamo, come detto, la strada dell'andata. Eccoci all'arrivo alla strada, ecco qua, questa è la strada che va a Morterone. Adesso noi la prendiamo in discesa, quelle giù in fondo lì sono le macchine che vedevamo prima salendo dall'alto, quelli che vanno a fare la ferrata. Adesso facciamo vedere il passaggio. Adesso ne passiamo da qua, vedete lì c'è l'indicazione della ferrata, inizio ferrata. Passiamo da qui, sentiero 36 è quello che abbiamo fatto l'andata, e siamo saliti da qua, se vi ricordate. E quindi scendiamo e stiamo riprendendo la strada dell'andata. Allora ragazzi, sono praticamente arrivato a casa, mancano un paio di chilometri, c'è l'ultimo pezzetto di strada sterrata e poi l'asfalto fino a casa. Siamo a Bonacina, quindi ormai Lecco. Allora, giro spettacolare, peccato che non si vedesse un granché dalla vetta, ma giro comunque stupendo, non da trail running, assolutamente no, non fatelo se volete correre, soprattutto la salita. La discesa ancora, ma la salita proprio no. Ho fatto un totale di 18 km, quindi finirò con un 20-21 km totali in 4 ore e 8 minuti adesso, quindi 4 ore e 15, 4 ore e 20 finirò con, allora arriva, eccolo qua, 1580 metri circa, mi sembra di leggere, 1580 metri di dislivello e nient'altro, basta. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, mi raccomando, che mi aiuta tantissimo. Scrivetemi tutti i commenti qua sotto in merito a qualsiasi cosa, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, che arriveranno anche altri contenuti interessanti, e condividete il video. Grazie mille e alla prossima, ciao!